Ciao a tutti ragazzi, sono Massimo Ferro, maestro di snowboard e istruttore nazionale. Vado in snowboard dal 1992, quindi da più di 30 anni, e lo snowboard è ancora la mia più grande passione, oltre ad essere il mio lavoro. Negli anni vi assicuro che ho provato ogni tipologia di tavola, tutti gli shape possibili, le innovazioni, e lo faccio tuttora perché veramente mi piace vedere e capire le varie innovazioni che il mercato ci può fornire. Oggi sono qui per darvi alcune indicazioni su come poter scegliere la vostra tavola da freeride. Una delle domande che mi fanno più spesso è: qual è la migliore tavola da freeride? Volete la risposta? Non esiste. E non esiste perché? Perché non siete voi che dovete adattarvi ad una tavola. La verità è un'altra. La cosa è capire come voi andate in snowboard e poi scegliere la tavola in base a quello che voi volete fare. Oggi non vi farò assolutamente nessuna review tecnica, non vi dirò quanti centimetri di setback sono necessari o che tipologia di costruzione. Semplicemente faremo una panoramica generale dei vari shape delle tavole che sono sul mercato, così che dopo aver capito la tipologia della tavola a cosa serve, sono sicuro che anche per voi scegliere la tavola migliore sarà più facile. Oggigiorno il mondo delle tavole da freeride è vastissimo, quindi dire che una tavola galleggia bene non è più sufficiente, anche perché la maggior parte delle tavole lo fanno. Adesso andremo a vedere per tipologia di tavola, una per una, qual è il suo scopo specifico. Entriamo nel dettaglio e vediamo cosa vi permettono di fare oltre che a galleggiare. Prima categoria, le tavole direzionali classiche. Classico nose molto alto, coda stretta, sicuramente del setback, tendenzialmente tavole molto rigide. Tavole che vanno benissimo per fare big mountain, tavole adatte a spazi aperti, ma che hanno necessità di un buon controllo, andare molto forte, e quindi se voi fate prevalentemente boschi, bordopista e non andate troppo forte, sicuramente non sono delle tavole che fanno per voi. Un'altra categoria sono le cosiddette tavole tapered. Cosa sono? Sono tavole tendenzialmente fatte per girare molto velocemente in piccoli spazi, e per farlo come fanno? Hanno un setback molto pronunciato, pochissima coda. Tendenzialmente sono tavole appunto dove, spostando il peso, riescono facilmente a girare nei boschi stretti, ma cosa succede? Se volete fare un trick, fare un batter o qualsiasi cosa, non è una tavola molto performante, quindi anche qui state attenti quando la scegliete, e soprattutto se è la vostra unica tavola io la sconsiglierei. Un'altra categoria di tavole che negli ultimi anni va molto di moda sono le tavole corte e leggermente più larghe. Sono tavole da utilizzare sempre con un range dai 5 ai 7 cm più corte della tavola che utilizzate di solito. Sono tavole super divertenti, vanno benissimo se il vostro obiettivo è appunto giocherellare, fare dei batter, anche andare nei boschi, perfette. Ultima categoria di tavole sono le tavole cosiddette all mountain. È una categoria meno specializzata, meno specifica, ma che ti permette di fare un po' tutto. Io personalmente è una tipologia di tavola che utilizzo molto. Sono tavole con un bel nose pronunciato, sicuramente un leggero setback, ma dall'altra parte qual è il lato positivo? È che veramente con una tavola si può fare tutto. Io personalmente è una categoria di tavola che utilizzo spesso, mi piace avere un'unica tavola da portarmi con me, per esempio quando faccio dei viaggi, vado in Giappone o vado in Canada, così da non riempire troppo la board bag, e con una unica tavola posso fare quasi tutto. Normalmente le tavole all mountain hanno un paio di centimetri di setback, un nose molto pronunciato e un flex medio. Cosa significa? Un flex medio vuol dire che anche in torsione permettono di poter fare qualche errore senza per forza mettere il sedere per terra, cosa secondo me molto importante quando siamo in neve fresca, magari la neve diventa dura, non ve ne accorgete, e invece di fare qualche ruzzolone riuscite a stare in piedi, e questo è quello che una tavola non troppo difficile può sicuramente aiutarvi a fare.
Sfattiamo un altro mito che tutti pensano di sapere e poi in realtà tutte le volte ci cascano. La tavola, la lunghezza della tavola non va scelta in base alla nostra altezza, ma in base al nostro peso, perché è il peso che fa deformare la tavola, non quanto siamo alti. Se siamo alti per esempio 1,80 m e pesiamo 40 kg, sicuramente dovremo tener conto del fatto che il nostro peso è di 40 kg, non dell'altezza di 1,80 m, è chiaro? Quindi, in base alla tipologia di tavola che sceglierete, ricordatevi di sceglierla in base al peso e non alla vostra altezza. In questo video volutamente sono stato generico, non ho voluto parlare di nessun aspetto estremamente specifico per dare una panoramica sulle tavole da freeride. Se qualcuno di voi è interessato a qualcosa di molto specifico, lasciate un commento sotto, fatemi una domanda e vi risponderò.